Ciao amici gatti e amiche gatte! Ebbene sì, Oscar ha avuto la parvo e da quello che abbiamo dedotto anche la Lady. In questo video voglio raccontarvi com'è andata e che cosa fare in caso di questa malattia e quali sono le precauzioni da prendere per non incorrere in questa malattia. Mi aiuterà anche la dottoressa veterinaria Beatrice Martinelli che ha avuto in cura Oscar. Allora partiamo dal principio, da quando mi sono svegliata una mattina e ho trovato pozze di vomito un po' ovunque. A quel punto non mi sono tanto preoccupata perché, vabbè, mi era già capitato e i gatti vomitano, vabbè, e ho detto, boh, avrà magari un bollo di pelo che non riesce a liberarsi, domani vado a prendergli la pasta al malto. Però poi Oscar ha continuato a vomitare praticamente ogni mezz'ora, lui iniziava a sbavare, ma molto copiosamente, e poi vomitava saliva. Allora ho iniziato a preoccuparmi ed ho fatto una telefonata al mio veterinario che mi ha detto guarda, può essere che abbia ingerito qualcosa che gli irrita lo stomaco. Mi ha detto che bisognerebbe verificare se c'è febbre, che allora vuol dire che ha un'infezione in atto di un virus o di un battere. Io ho detto guarda Oscar, mi sembra abbastanza reattivo, non è mogio mogio, non penso abbia la febbre. E allora mi ha detto guarda, tienilo guardato e se peggiora al limite lo porti dal veterinario. Mi sono anche fatta un po' ingannare perché mi è venuto in mente che il giorno prima c'era una cimice in terrazza. E allora ho pensato che magari Oscar poteva aver ingerito la cimice. Però nel corso della giornata Oscar non migliorava, anzi peggiorava. Era sempre più mogio, continuava a vomitare ogni mezz'ora, sempre prima sbavando copiosamente e quindi ho preso e l'ho portato dal veterinario. Il veterinario gli ha provato la febbre e Oscar aveva 40 di febbre, quindi era confermato che ci fosse un'infezione o un virus o un battere. Gli ha fatto anche un'ecografia, comunque per escludere che non ci fossero corpi estranei in gola o nello stomaco. E ho raccontato tutti i vari sintomi di Oscar della giornata, ma anche della Lady, e a questo punto è importante veramente con il veterinario dire proprio tutto quello che ci viene in mente. Infatti la settimana prima anche la Lady era stata male, aveva avuto un giorno in cui aveva avuto diarrea, però si era ripresa proprio subito, quindi non mi ero neanche preoccupata. Allora il veterinario però mettendo assieme tutti i tasselli del puzzle, quindi la febbre, il vomito, il fatto che anche la Lady era stata male e un'altra cosa, e cioè che ero andata a casa di una mia amica che aveva avuto una morte di gattini per causa di parvo. Ed io quei gattini là me li ero spupazzata ben bene e poi ero tornata a casa dai miei gatti. A quel punto il veterinario ha fatto 2 più 2 e ha detto guarda, finché non abbiamo l'esame delle feci non c'è possibile fare una diagnosi certa, però secondo me è parvo. Nel frattempo gli ha fatto una puntura di antipiretico, quindi per abbassare la febbre, una puntura di antiemetico per non farlo più vomitare e una puntura di antibiotico a largo spettro. Infatti, per prima cosa, in questi casi è necessario fermare il vomito e fare in modo che il gatto ricominci a mangiare il prima possibile, perché quello è il pericolo quando si ammalano i gatti, il fatto che non mangino. Se non mangiano per più di 48 ore è possibile che si creino problemi ben più gravi. Dopo le punture ho potuto portare a casa Oscar che era comunque molto mogio, ma perlomeno non vomitava più. L'ho tenuto in camera con me, ha dormito in camera con me, con la sua lettiera, il suo cibo, anche perché dovevo monitorare il fatto che mangiasse. Più che altro la preoccupazione era che non aveva toccato cibo sicuramente per 24 ore e doveva assolutamente mangiare qualcosa almeno nelle 24 ore successive. Fortunatamente già la sera stessa ha spiluccato qualche crocchetta. Il giorno dopo sono tornata sempre dal veterinario, gli ha fatto di nuovo la puntura di antibiotico, il gatto sembrava stare meglio e avanti così per 4 giorni. La febbre non ce l'ha più avuta e pian pianino ha ricominciato a mangiare e l'ho visto stare sempre meglio, tanto che il quinto o sesto giorno già mangiava di nuovo come uno squalo, come suo solito, giocava, era normale insomma, e quindi il pericolo era passato. Però non sapevamo ancora che cosa avesse avuto. Per saperlo era necessario fare l'analisi delle feci, però Oscar
Da quel giorno non aveva più fatto feci, aveva fatto la pipì, però feci nemmeno l'ombra. E allora lì preoccupazione perché magari aveva un blocco, magari non riusciva a fare le feci, eccetera. Fortunatamente dopo 5 giorni è andato nella lettiera e ha fatto la pupù, e mai io sono stata così felice di vedere della pupù di Oscar. Raccolta la pupù, l'ho portata dal veterinario e c'è un esame proprio molto veloce che individua o coronavirus o parvo, e le feci infine sono state positive al virus della parvo. Ma la domanda era: dove poteva aver preso quel virus Oscar, che è sempre in casa e non esce? In pratica gliel'avevo portato a casa io, essendo andata dalla mia amica che aveva avuto la parvo. Inconsapevolmente ho carezzato i gattini, eccetera, e ho portato a casa sui miei vestiti e sulle mie scarpe il virus. Questo virus, come adesso vi dirà anche la veterinaria, persiste molto nell'ambiente, quindi si può trasportare facilmente con i vestiti, con le scarpe, eccetera, ed è pericoloso perché, specialmente per i gattini piccoli, perché porta a morte quasi certa. Adesso il mio gatto, i miei gatti sono stati vaccinati da piccoli, quindi erano abbastanza coperti, però l'hanno presa lo stesso, quindi la parvo è possibile che venga presa lo stesso anche da un gatto vaccinato, perché è un virus che muta molto velocemente. Adesso lascio la parola a Beatrice Martinelli, dottoressa veterinaria che ha avuto in cura Oscar e che ci spiega per bene che cos'è la parvo. Ciao, sono Beatrice Martinelli, sono un medico veterinario, mi occupo principalmente di cani e di gatti, la mia passione sono i gatti, immaginate, e in questa sezione vi vorrei parlare di cosa è la parvovirosi. La parvovirosi è una malattia virale che colpisce a qualsiasi età, può essere mortale nel cucciolo e nel gattino perché non sono correttamente vaccinati, ma può essere una malattia sintomatica anche nell'adulto vaccinato, quindi attenzione al contagio. Il contagio come può avvenire? Tramite anche le vostre scarpe. Visitate una colonia, visitate una casa dove c'è presenza di parvovirosi. La parvovirosi rimane nell'ambiente tantissimo, può essere ovviamente debellata con la candeggina, ma normalmente non laviamo tutti i nostri pavimenti con la candeggina e neanche le strade e neanche i condomini, le scale, quindi potete tranquillamente portarle a casa. Buona regola è: quando voi andate a visitare una colonia felina oppure un posto dove c'è un agglomerato di gatti che purtroppo per tanti motivi non hanno una vaccinazione corretta e ci sono dei cuccioli, bisogna che prima di entrare in casa vi togliate le scarpe, perché i vostri gatti possono essere esposti al virus anche, ripeto, se vaccinati. Quali sono i sintomi? I sintomi: nel cucciolo piccolo molto spesso compare la diarrea e il vomito, che possono essere anche con presenza di sangue, l'abbattimento, non mangiano più, e una febbre altissima. Nell'adulto è un po' più difficile da diagnosticare, comunque la febbre è una costante anche nell'adulto, molto spesso non hanno diarrea, hanno solo un grande abbattimento e di conseguenza possono avere anche del vomito. Delle volte è possibile che non ci sia la diarrea e che non vediate niente di questo sintomo. Quali sono i segnali per allarmarsi? La febbre alta, cioè sentite il vostro animale, che normalmente un gatto porta 38,5, il cucciolo anche 39, sembra una specie di stufa, più di 40 di temperatura. Potete misurarlo con un termometro elettronico, quello per i bambini, sono abbastanza veloci e sono precisi. Quindi quando avete una temperatura oltre i 40 comunque vi dovete allarmare, perché per il gatto è come se noi avessimo 38. Lo sentite, il gatto non vuole più mangiare, la prima cosa che fa è, con la febbre, l'anoressia proprio, non toccano più cibo, sono molto sensibili all'aumento della temperatura. Come si diagnostica? È un esame semplice, si fa con le feci, è un esame rapido, in 10 minuti vi posso dire. L'unica cosa che può essere che ci dia delle falsi positivi è la vaccinazione. Se un gatto è stato vaccinato nel mese precedente, può essere che io veda gli anticorpi vaccinali nelle sue feci e che non effettivamente sia la parvovirosi, ma anche in questo caso noi veterinari abbiamo un metodo in più, che è il sequenziamento. Andiamo a ricercare quel virus particolare di campo che è diverso da quello vaccinale, quindi se noi avessimo dei dubbi possiamo anche sequenziare il nostro virus, quindi si fa in ogni modo. Comunque lo snap è veloce, in 10 minuti sapete tutto, se non è stato vaccinato recentemente. Come si cura? Purtroppo, essendo un virus, non ci sono degli antibatterici come si trovano nelle malattie batteriche, per cui dobbiamo in ogni modo
curare il sintomo, quindi con antiemetici se abbiamo la nausea, con degli antibiotici per evitare le proliferazioni batteriche che il virus apre, perché ovviamente dà diarrea nel cucciolo e quindi dà l'aumento della peristalsi con l'aumento di batteri che non fanno bene, per cui diamo comunque l'antibiotico per precauzione. E ovviamente se non mangia o l'alimentazione forzata o nel gatto si può proporre l'alimentazione per via endovenosa. Se il gatto è molto piccolo deve per forza nutrirsi e l'alimentazione parenterale funziona bene. Come prevenirla? Attenzione, appunto come vi ho detto all'inizio, a dove andate e cosa visitate e se anche a casa di amici avete la presenza del parvovirus nell'ambiente, cioè vi dicono che è morto un gattino, è un gatto adulto che ce l'ha avuto, voi potete portarla a casa ai vostri gatti, soprattutto se non vaccinati. È ovvio che è meglio pulire, ma la cosa migliore è togliersi le scarpe. Io lo faccio sempre, è una delle cose, me le tolgo sullo zerbino, che venga a lavorare, che stia fuori, che vada a casa di amici, che vada a casa dove ci sono magari una sovrappopolazione di gatti, che mi capita spesso. Il vaccino è sempre efficace? Sì, è abbastanza efficace. Infatti gli animali adulti, anche se vaccinati nell'età giovanile, il parvovirus è un buon vaccino, quindi normalmente ci dà meno problemi, per cui vaccinate i vostri gatti. Sapete che adesso la vaccinazione può essere fatta anche ogni 3 anni e il parvovirus è uno dei vaccini migliori che noi abbiamo, per cui è efficace. Infatti un gatto non morirà, un gatto adulto, ma avrà solo una sintomatologia lieve che poi si risolverà in qualche giorno, in una settimana, che non è nulla a che vedere con un cucciolo che non ha l'immunità vaccinale e che effettivamente può essere mortale. Spero di esservi stata utile e spero che Micio Gatto sia sempre all'avanguardia per aiutarvi con i vostri gatti. Saluti, alla prossima sezione! Bene, io ringrazio tantissimo Beatrice che ci ha dato queste importanti indicazioni. Vi faccio le ultime raccomandazioni. Se per caso entrate in contatto con gatti che hanno avuto la parvo, ma anche con ambienti in cui sono vissuti gatti con la parvo, cambiatevi i vestiti e cambiatevi le scarpe prima di entrare in casa e toccare i vostri gatti. Se fate stallo di gattini in casa, mi raccomando, teneteli separati dagli altri in un'altra stanza, in un altro luogo della casa. Mettete la loro lettiera, le loro ciotole, che non entrino mai in contatto con i gatti di casa, anche se sono vaccinati, non importa, ma teneteli distanti finché almeno per 20 giorni, in modo da vedere se si sviluppa il virus o meno. E comunque ci sono tante altre malattie che si possono attaccare molto facilmente, purtroppo, da gattini di cui non conosciamo la provenienza. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, per averci ascoltato. Mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube di Micio Gatto premendo iscriviti qua sotto e premendo anche sulla campanellina rossa, che così vi arrivano le notifiche sui nuovi video. Io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia utile. Condividilo se puoi anche sugli altri social, su Facebook, eccetera. Se hai domande o osservazioni sulla parvo, vuoi raccontarmi anche la tua esperienza, scrivila qua sotto nei commenti, che sarò lieta di leggerla senz'altro. Per oggi è tutto, vi saluto e ciao amici gatti e amici gatte!